Buongiorno e benvenuti a tutti. Oggi parliamo di EasyEDA, un software gratuito che consente di disegnare circuiti elettronici e passare dallo schema elettrico al circuito stampato con pochi semplici passi in maniera automatica. Non solo, ma questo software consente anche di simulare un circuito elettronico prima ancora di realizzarlo e quindi verificare se funziona e come funziona. Ma prima non dimenticatevi di mettere like e iscrivervi al canale se vi piacciono questi miei video. Grazie. Partiamo dicendo che questo software è gratuito ed è utilizzabile sia in una versione online e sia scaricabile sul nostro PC locale. Sono poche le differenze tra le due versioni. Inoltre beneficia di una libreria condivisa online a cui ciascuno può dare il proprio apporto. La particolarità di questo software, a differenza di altri, è che è un software integrato, cioè comprende diversi strumenti che in passato erano separati. Quindi abbiamo CAD di circuiti elettronici, abbiamo il CAD in automatico per i circuiti stampati, quindi è il computer che calcola automaticamente e disegna automaticamente le linee dei circuiti stampati. In più abbiamo un simulatore di circuiti elettronici che, grazie a dei modelli SPICE da importare, permette di simulare appunto il funzionamento di un circuito elettronico e di capire come funziona un circuito elettronico. È presente anche inoltre una funzione di ordine online presso il produttore cinese di circuiti stampati, quindi sicuramente è un software completo e ottimale per l'hobbista elettronico. Vediamo come realizzare un semplice circuito elettronico per l'accensione di un LED. Dopo aver scaricato in Windows 10 il programma, lanciamo il programma e subito appare una finestra che ci consente innanzitutto di fare il login. Possiamo fare il login sia utilizzando un account di EasyEDA, sia utilizzando l'account di Google nostro personale. Una volta che abbiamo avuto accesso, possiamo impostare un nuovo progetto cliccando su New Project. In questo modo si aprirà una finestra che consente di dare un nome, un titolo a questo nuovo progetto. Nel mio caso sto progettando un circuito di sleep mode per una stazione dissaldante. Una volta che abbiamo dato il nome, apparirà la nostra lavagna elettronica, a cui possiamo anche qui dare le dimensioni del quadrato che ospiterà il nostro disegno. Vedete, io sto riducendo le dimensioni perché il mio è un circuito abbastanza piccolo. Diamo un nome a questo foglio di lavoro cliccando sulla relativa etichetta. Il bello di questo programma è che è molto intuitivo. Basta cliccare sulle etichette per modificare. Andiamo a realizzare in particolare questo che vedete, che è un circuito semplice di accensione di un LED comandato da una tensione di 5 volt. Vedremo poi in futuro in un altro video dove verrà utilizzato questo circuito e come verrà utilizzato. Realizziamo questo schema elettrico. Partiamo ovviamente dal posizionamento di tutti i componenti principali sulla nostra tavolozza e sulla sinistra, appunto nel menu della libreria, preleviamo per esempio il primo componente, che è la terra, ground. Successivamente posizioniamo delle resistenze con il tasto R o con la barra spaziatrice. Una volta preso il componente possiamo metterlo in orizzontale o in verticale semplicemente premendo R o la barra spaziatrice. Attingendo alla barra della libreria laterale possiamo prelevare tutti i componenti che ci possono necessitare in un circuito elettronico. Per esempio andiamo a prendere un transistor. Nel nostro caso nella libreria del programma ci sono 4 transistor, ma vedremo poi successivamente come inserirne altri. Prendiamo un 2N3904 che è un transistor in contenitore SOT23, quindi è un transistor SMD come tutto il resto delle resistenze, perché poi vorrò realizzare proprio un circuito in SMD. Posizioniamo anche l'alimentazione principale
e infine un connettore di uscita, diciamo così, che andrà all'esterno del nostro circuito per svolgere una certa funzione. Ricordate, cliccando sull'etichetta è possibile cambiare il nome. In questo caso, essendo un collegamento al potenziometro di una temperatura della stazione di Saldande, appunto l'ho chiamato temp. Andiamo ad effettuare i collegamenti selezionando l'apposita funzione di cablaggio nel menu in basso a destra Wiring Tool, la funzione Wire. Nel frattempo, se vi piace questo video, mettete like e iscrivetevi al canale, grazie. Il sistema di cablaggio tra componenti è abbastanza semplice, basta cliccare sul punto iniziale di un componente e sul punto di arrivo e il programma automaticamente traccia la linea del collegamento elettrico e laddove ci sono più di 2 collegamenti comparirà proprio un nodo rosso. Una volta tracciata una linea è possibile anche aggiungere un componente elettronico automaticamente, semplicemente posandolo sopra quella linea verrà automaticamente collegato. Cliccando sull'etichetta poi potremo andare a rinominare il nome di questo LED come più ci aggrada e anche spostare l'etichetta nella posizione migliore. Inoltre, selezionando ciascun componente è possibile andare a cambiare gli attributi, tra cui il valore in ohm di una resistenza, trasformando una resistenza da 1 kΩ in una resistenza da 2 kΩ. Quanto visto finora riguarda la sezione del programma inerente il disegno dello schema elettrico, che è individuata in alto dalla sigla STD. Tuttavia esiste anche un'altra sezione del programma che comprende la simulazione del circuito elettronico e possiamo, cliccando su questo pulsante, passare alla modalità di simulazione. Tuttavia il programma prima ci chiede di salvare quanto è stato già fatto e solo successivamente, cliccando su questo pulsante, passeremo alla modalità simulazione e ci accorgeremo di questo perché si aprirà una nuova finestra e in alto troveremo la scritta Sim che sta a indicare appunto che siamo in modalità simulazione. Ma facciamo una piccola premessa sulla simulazione. Uno schema elettrico di qualsiasi circuito elettronico, per poter essere simulato, ha bisogno di equazioni, di formule, ma non vi spaventate. Ciascun componente verrà associato dal simulatore ad una certa formula, ad un certo programma che descrive i suoi parametri di funzionamento. Quindi un transistor, per esempio, avrà questa funzione, questo programma o sottoprogramma che lo definisce e così sarà per le resistenze e per tutti gli altri componenti. Questo vuol dire che il simulatore, per poter funzionare correttamente e sbrogliare il funzionamento quindi del circuito, necessita di possedere tutte queste formule matematiche, tutti questi parametri contenuti nel modello di quel componente. In caso contrario restituirà un errore, cioè se al componente fisico del disegno non corrisponde un sottoprogramma acquisito, il nostro simulatore non potrà procedere alla simulazione. Ma niente paura, i modelli principali dei componenti principali, quali resistenze, diodi, sono già compresi nel simulatore, li trovate proprio nella libreria del simulatore e saranno inglobati automaticamente nello schema elettrico dal simulatore stesso che li possiede. Viceversa, altri modelli più complessi relativi ad altri componenti elettronici estranei alla libreria del simulatore li dovrete importare direttamente voi attingendoli da alcune librerie, cosiddette librerie di modelli SPICE, che laddove SPICE era un vecchio programma di simulazione di circuiti elettronici, che vanno proprio copiati fisicamente e incollati all'interno di una casella di testo del nostro schema elettrico, vedremo poi come. Se non vogliamo importare tutti i modelli mancanti, tuttavia, più semplicemente è possibile ricondurre i componenti presenti ad altri presenti nel database e nella libreria del programma. E quindi cominciamo a fare qualche modifica. Sostituiamo alla VCC un generatore di tensione costante presente nella libreria del nostro simulatore, che è diversa dalla libreria del CAD.
Prendiamo un voltage source, cioè una sorgente di voltaggio, e la andiamo a posizionare nello schema elettrico per far funzionare correttamente la simulazione. Andiamo ad impostare il valore dei volt di questo alimentatore a 5 volte, perché stiamo facendo un circuito digitale, e andiamo a effettuare i collegamenti come sappiamo noi ormai con la funzione di wiring tool che già conosciamo. Una volta effettuato il collegamento di questo alimentatore al nostro circuito, teoricamente potremmo lanciare la simulazione. Per lanciare la simulazione di uno schema elettrico occorre il pulsante in alto a destra di Run Simulation, appunto, che ci consente di avviare la nostra simulazione. Ed ecco qui che, come c'era da aspettarsi, il nostro simulatore ci dà subito un errore perché non ha assegnati i modelli per Q1, il transistor, e J1, cioè il connettore esterno. A questo punto possiamo o cercare online il modello SPICE, cosiddetto SPICE, di questo transistor 2N3904 e inserirlo, incorporarlo nel nostro schema, oppure più semplicemente andare a sostituire questo transistor con uno in dotazione nella libreria del simulatore che certamente avrà un suo modello incorporato. Prendiamo appunto un 2N2222 che è presente nella libreria e lo andiamo a collocare al posto del nostro transistor senza modello. A questo punto, se lanciamo la simulazione, il nostro programma ci darà soltanto un errore, cioè presente sul connettore esterno che non è associato. Per questioni di tempo rimuoviamo anche questo connettore J1 che non è importante ai fini della simulazione e così avremo eliminato l'ulteriore errore. Inoltre vi dico che anche il LED inserito in fase di CAD non ha un modello incorporato, ma dovremo utilizzare anche qui il LED inserito nella libreria del simulatore, quindi andiamo a sostituire anche questo LED e a questo punto non ci dovrebbero essere problemi per la simulazione. Tuttavia, per meglio verificare l'andamento e il funzionamento del circuito, decido anche di inserire un interruttore tra il positivo e il circuito, in modo da verificare se il LED si accende oppure no quando l'interruttore è acceso o spento. Per verificare anche la tensione ai capi della resistenza di uscita, inserisco un multimetro, un voltometro nella fattispecie collegato proprio all'uscita della resistenza e del transistor, che mi dirà la tensione presente sui capi di questa resistenza in base allo stato dell'interruttore S1 di accensione e spegnimento. A questo punto non ci dovrebbero essere problemi, lanciamo la simulazione e come vedete non viene restituito nessun errore, il LED risulta spento perché ovviamente l'interruttore è aperto e presenta anche un voltaggio irrilevante. Se andiamo a spostare lo stato del pulsante e lo mettiamo su close invece di open, quindi pulsante chiuso, il nostro LED si dovrebbe accendere e il voltometro ci dovrebbe segnalare pressoché 0 volt dati dal collegamento del circuito. Andiamo a rilanciare la simulazione e come potete vedere il LED verde si accende appunto di verde e il nostro voltometro segna i 0,016 volt, cioè una tensione bassissima data appunto dal fatto che il nostro transistor 2N2222 è in questo momento cortocircuitato a massa. Per scrupolo andiamo di nuovo a cambiare lo stato dell'interruttore S1, ad aprirlo e vedere il risultato della simulazione. Come vedete il LED adesso è spento e il nostro voltometro segna una tensione di picovolt, quindi una tensione non rilevante. Adesso andiamo a aggiungere invece un nuovo modello di transistor. Mettiamo il caso che noi volessimo utilizzare un nostro modello di transistor nella simulazione, non un 2N2222, ma per esempio un BC337. Per fare questo dobbiamo semplicemente cercare online il modello che descrive un BC337 e di solito questi modelli non si trovano nei datasheet, difficilmente si trovano nei datasheet dei produttori, ma in apposite librerie di SPICE. Io ho la mia libreria SPICE che poi condividerò
e da questa libreria, come vedete, esistono una miriade di componenti elettronici e la descrizione proprio testuale dei vari modelli matematici che sottintendono a ciascun componente, che sia un diodo, che sia un transistor, eccetera. Copiando la parte del programma, del listato che contiene le variabili di uno specifico componente elettronico, nel mio caso appunto il BC337, e incorporandolo sotto forma di testo all'interno dello schema elettrico del mio programma EasyEDA, è possibile appunto importare un modello di transistor nuovo all'interno di un mio schema elettrico, semplicemente selezionando una casella di testo di un commento e incollando tutto il listato appena copiato da punto model ad asterisco relativo al mio BC337. Una volta fatto questo vado a modificare lo stato del mio commento da commento a commento SPICE, cioè a modello SPICE. Per utilizzare questo modello all'interno del mio circuito elettronico basterà rinominare il transistor da 2N2222 a BC337 e infatti se vado a fare la simulazione vedrete che il LED è spento perché l'interruttore è aperto e nel momento in cui vado a chiudere l'interruttore di accensione e rilancio la simulazione, il mio LED si accenderà e il voltometro segnerà un voltaggio pressoché pari a 0. Questo indica che il mio modello, il mio transistor, sta funzionando nell'ambiente di simulazione perfettamente. Se vi sta piacendo questo video, non esitate a mettere like e iscrivervi al canale, grazie. Bene, a questo punto, fatta la simulazione, andiamo a preparare il circuito per il circuito stampato, cioè andiamo a far sì di poter sbrogliare le piste del circuito stampato. Elimino l'interruttore che non mi serve nel circuito stampato e vado anche ad eliminare il multimetro, il voltometro, e lo rimpiazzo nuovamente con il nodo di collegamento esterno che avevo messo inizialmente. In questo modo le piste saranno più coerenti alle mie necessità. Una volta definita questa nuova configurazione, andiamo ad effettuare la conversione del circuito in circuito stampato, in PCB. Selezioniamo Convert Schematic to PCB e a questo punto ci si aprirà una finestra che ci chiederà di risolvere alcuni errori. In particolar modo in LED non è presente associata la piedinatura al componente e nemmeno per il transistor BC337, quindi dovremo selezionare due piedinature da associare a questi due componenti. Come potete vedere, tutti gli altri componenti hanno la piedinatura, io ho scelto delle resistenze SMT e quindi la piedinatura è quella di componenti SMT, mentre soltanto per questi due componenti che sono in rosso, appunto il LED e il transistor, manca la piedinatura. Per fare questo andiamo a cercare una piedinatura che possa andare bene per un LED. Io provo a fare la ricerca nella libreria e vedete nella libreria sono disponibili tantissime piedinature, devo individuarne una coerente con la forma fisica di un LED e quindi a un certo punto scelgo una piedinatura che abbia una decente spaziatura tra i terminali. Fatta questa scelta la vado ad associare al mio componente. Poi è la volta del transistor e qui ho scelto un componente SMT perché ho intenzione di utilizzare un componente SMT, per esempio. Scegliamo per il transistor un BC807 che è l'equivalente SMT del BC337. Cerchiamo questa piedinatura nella libreria e andiamo a selezionare l'unica piedinatura che risulta e anche stavolta la associamo al nostro circuito stampato. A questo punto, risolti questi errori, siamo pronti attraverso il pulsante a convertire il nostro schema in PCB. Ci si aprirà
questa finestra che ci dice di definire alcune cose, lasciamo tutti i parametri di default e questo è quello che appare, cioè una basetta all'interno della quale andremo a disporre i nostri componenti elettronici nell'ordine che più riteniamo opportuno, tenendo presente ovviamente di lasciare un certo spazio tra i componenti e anche di cercare di aggiustare la posizione per rendere i collegamenti più corti possibili, come sempre accade per lo sbroglio dei circuiti elettronici. Una volta posizionati tutti i nostri componenti, transistor, SMT e resistenze SMT, andiamo ad effettuare l'autorouting. Selezioniamo appunto la funzione autoroute e automaticamente il programma ci andrà a disporre le piste in maniera automatica. Lasciamo le impostazioni di default per l'autoroute e dopo un po' di tempo, che varia ovviamente a seconda della complessità, troveremo le nostre piste perfettamente disegnate sul circuito stampato nella maniera più ottimale dall'algoritmo di autorouting, che ovviamente è online. Bene, una volta effettuata l'autorouting e il circuito stampato è pronto, possiamo sceglierle se farlo inviare direttamente tramite il menu del programma al produttore di circuiti stampati JLC PCB che sta in Cina, oppure semplicemente estrapolarlo in un file PDF piuttosto che in un'immagine PNG e salvarlo nel nostro PC. Oltre a questa funzione dell'autorouting è presente una visualizzazione 2D che consente di vedere la basetta nella realtà a 2 dimensioni. Esiste anche un pulsante 3D che consente di vedere in 3 dimensioni il nostro lavoro, quindi potremmo osservare la basetta nel suo aspetto completo a 3 dimensioni. Bene amici, con quest'ultima funzione si chiude qui il nostro viaggio all'interno di questa fantastica applicazione Easy EDA. Io come sempre vi ringrazio della visione e vi invito a mettere like e iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo video per incentivare il mio canale. Grazie a tutti e ci vediamo come al solito alla prossima volta.